Benvenuti, o bentornati, sul mio canale, Apprendimento Libero. Franca, Marco e zia Violetta sono seduti in un ristorante antico. Parlano di una storia, la concorrenza, e del lavoro di Marco, di quando era stato licenziato. Il rumore di cucchiai e forchette accompagna le loro voci. Il resto resta sullo sfondo. A un certo punto Marco parla. Dice che Franca non era arrabbiata. Poi aggiunge, quasi con leggerezza, come se fosse una citazione già detta. Come dice Franca, sono solo un idiota innocente. Franca trasalì, come colpita in sogno. Qualcosa non era a posto. Sentì salire un impulso forte, spiegare, chiarire cosa era davvero successo. Ma si frenò all'ultimo momento. Poi Franca sorride e dice, fuori il contesto, idiota innocente suona terribile. Ma sono felice che a voi due piaccia Moravia. Anche Moravia non parla di concorrenza tra due uomini, la mostra. La mostra in un paragrafo che non dimentico mai. In una sera romana, il nostro eroe senza nome fa una passeggiata innocente lungo il Tevere, vicino alla casa della sua ragazza. All'improvviso vede lei che si bacia con un uomo basso e grasso, un uomo che ha una posizione importante, è il proprietario di una macelleria. Moravia non descrive le emozioni, ma solo le azioni. Il nostro eroe ha un coltello in tasca ed è pronto a reagire, ma a un certo punto si frena. Zia Violetta dice, come parlando a se stessa. L'uomo si fermò. Il coltello era pronto, l'inganno chiaro. Si frenò, sì, ma non a lungo. Il giorno dopo agì. Non contro la ragazza, contro sua madre, o contro quell'uomo basso e grasso. Quest'uomo senza nome mi piace. Non è un conformista. È solo un idiota innocente. Zia, disse Marco sorridendo, preferisco essere un idiota piuttosto che un conformista. Non ho mai visto questo film, Il conformista. Franca, sei tu la responsabile di farmelo scoprire. Marco si frenò, come se avesse avuto voglia di cambiare argomento. E poi fece un brindisi, a Moravia e a noi. Il verbo pronominale frenarsi deriva dal latino frenum, che indicava il morso del cavallo, lo strumento con cui si controlla l'animale senza fermarlo del tutto. In origine, frenare è quindi un'azione concreta e fisica. Rallentare un movimento, impedire uno slancio eccessivo. Con il tempo, l'uso riflessivo frenarsi ha assunto un valore metaforico e psicologico. Non riguarda più il corpo che corre, ma la parola che sta per uscire, il gesto che sta per compiersi. Frenarsi significa allora fermarsi un attimo prima di parlare. Trattenere l'impulso non per paura o conformismo, ma per scelta consapevole. È un controllo momentaneo, preciso, che non nega l'emozione, ma la governa. A volte i pensieri corrono senza ordine. Devo frenarmi. Ecco la coniugazione del verbo pronominale frenarsi al presente indicativo, con esempi semplici e naturali. Mi freno prima di parlare. Ti freni quando sei arrabbiato. Si frena per non reagire male. Ci freniamo durante la discussione. Vi frenate davanti agli altri. Si frenano per rispetto. A volte non serve dire altro. Basta sapersi frenare. Alla prossima!